Ciao a tutti amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio 2024. Ok. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del leone. Periodo dedicato, direi, alla concretizzazione, dedicato a un qualche tipo di questione anche materiale, oppure trattandosi dell'imperatore potrebbe essere una situazione legata a un padre o alla paternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono presenti sul canale. Vi ricordo inoltre che queste sono stese sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, gli amici, piuttosto che le relazioni romantiche. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante e poi andrò come a darvi degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico le letture per le relazioni e per i single sono già online e le trovate o nella sezione dei video scorrendo in basso col dito o nell'oroscopo mensile. È sempre tutto diviso in playlist. Allora ragazzi, partiamo da un 9 di spade, la sacerdotessa, l'imperatrice, un 8 di pentacoli, un asso di bastoni, 4 di spade e 6 di spade. Partiamo con questo 9 di spade. Qui c'è qualche tipo di preoccupazione che in realtà con il 9 di spade sono preoccupazioni inerenti a questioni che sono già trascorse, sono già passate. Io sento molto questa carta come se fosse un po' una paura che qualcosa risucceda. E ho anche l'idea che abbiate proprio bisogno di concretizzare, di materializzare qualche cosa. Perché abbiamo imperatore e imperatrice. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 9 di spade. Sole, 10 di pentacoli e imperatore nuovamente. Sì, qui può essere fortemente una questione di tipo familiare, ragazzi, perché abbiamo il padre, il figlio e la famiglia, quindi è proprio o tra padre e figlio. Ripeto, perché qui c'è anche l'imperatrice, quindi non, non diciamo fate troppo riferimento al sesso del genitore, prendetelo come un genitore, perché potrebbe anche essere la madre, anche perché qui abbiamo l'imperatrice. Andiamo a vedere la sacerdotessa, perché è come se arrivassero delle idee, anche dei dubbi con la sacerdotessa. È come se ci fosse un bisogno di guardare al di là di certe cose. Datemi una carta per il cavaliere di spade. 8 di spade. È come se ci fosse un qualche tipo di questione che non riuscite a vedere con chiarezza e la carta della sacerdotessa vi invita a capire che non è importante che cosa sia giusto o sbagliato, l'importante è riuscire ad avere una visione di insieme per riuscire a superare questo momento. C'è qualche preoccupazione o legata ai figli se voi siete i padri, i genitori, o legata a qualche genitore se voi siete i figli. Andiamo a vedere l'imperatrice. 4 di bastoni e 4 di spade, di nuovo ce l'avete già anche qui.
Io credo che qui ci sia un tema legato al costruire una stabilità, una solidità, un equilibrio sereno, un qualche cosa che possa prosperare. Come se si dovesse guarire, vi dirò, o la parte femminile, perché qui abbiamo sia la sacerdotessa che l'imperatrice, o è un qualche cosa che riguarda, diciamo, il calore del focolare. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo un fante di spade, un fante di bastoni e un tre di spade. Io sento che c'è la necessità di costruire un nuovo tipo di equilibrio, probabilmente nell'ambiente domestico, nell'ambiente di coppia. Ehm, sì, lo sento molto come familiare comunque. Ma c'è, datemi una carta per il tre di spade, c'è un qualche tipo di sacrificio, un qualche tipo di sofferenza ehm, che blocca un pochettino le cose, ragazzi. Mm. Allora, per qualcuno può far riferimento al lavoro, come se ci fosse qualche cosa con il lavoro che si incastra, che non è in equilibrio, magari non si incastra del tutto con la famiglia che avete creato, che avete in questo momento. C'è come una sorta di spirito di sacrificio, o per una questione materiale, o per una questione lavorativa. E qui vi dicono: ok, ma vedete, cercate di guardare la visione di insieme, come ritrovare questo equilibrio di cui avete bisogno. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché qui si fa un qualche tipo di azione. Incerta, direi. Datemi una carta per il 4 di pentacoli. Sì, incerta, confermo. Perché da un lato c'è la volontà di far qualcosa, però c'è anche questo appeso in mezzo. E vedendo di nuovo che, cioè che compare qui il 4 di spade esattamente come qui, io sento che avete come bisogno di un periodo di pausa per rigenerarvi, per rifocalizzarvi, per trovare il vostro centro. Andiamo a vedere il 4 di spade. Temperanza, 9 di pentacoli e asso di denari. Sì, infatti, ragazzi, è come se le carte vi dicessero: va bene l'intenzione di agire, però prima di agire, prima di concretizzare, perché il 4 di spade è l'arcano minore della temperanza che avete qui, c'è bisogno di prendersi un tempo. E qui con 6 di spade potrebbero parlare anche di viaggio, di un fine settimana fuori, di un allontanamento, magari anche solo per un pomeriggio, per sé, alla spa, piuttosto che in mezzo al bosco, come se aveste bisogno di rigenerarvi verso la seconda settimana di maggio. Allora abbiamo un re di bastoni e un cavaliere di coppe. Allora, se la vediamo da un punto di vista romantico, diciamo che potrebbero esserci degli incontri interessanti, ma ho come la sensazione che sarete voi ad andare verso l'altra persona e l'altra persona la vedo con un grosso punto interrogativo, ragazzi. Cioè, o perlomeno vedendo le carte a me viene un grosso punto interrogativo, quindi come dico sempre, tenete le antenne belle dritte. C'è una questione anche familiare qui che sento come un restyling, un ristabilire un certo tipo di costanza, di concretezza, di regole, di fare o vivere quotidiano. Però devo anche dire che per qualcuno è questione un po' di pigrizia, eh?
perché veramente basterebbe agire, fare qualcosa, prima ricaricare le pile per voi, per poi riuscire a interagire meglio con la situazione che vi trovate ad affrontare. Diciamo che la prima settimana è un po' più focalizzata su come costruire questo equilibrio o con la persona o in questa situazione, la seconda settimana è un po' più focalizzata sul ok, adesso come agisco, una volta che ho capito che cosa voglio, di che cosa ci sarebbe bisogno, cosa si può fare per. Innanzitutto riprendo energia io, mi ricarico e poi vado verso l'obiettivo che voglio raggiungere, mi viene da dire. Se per caso qualcuno si sta aspettando degli aiuti dall'esterno, ragazzi, tiratevi sulle maniche e cercate di far da soli perché per adesso non sento che arrivino. Mm. Andiamo a vedere una carta degli Ching. Devo dire che perché c'è 2 volte l'otto di pentacoli e l'imperatore, che sono carte che parlano molto di costanza, di perseveranza, di fare le cose giorno dopo giorno, anche proprio seguendo il dettaglio. Magari questa informazione in più vi può essere d'aiuto. Va bene, andiamo a vedere l'I Ching. Wow, carta numero 8, solidarietà dei complementari. Eccolo qua l'equilibrio di cui stavamo parlando prima. Andiamo a vedere nel libro di che cosa si tratta. Allora, il solidale è la traduzione che c'è nel libro e la spiegazione è: trovate persone con cui condividere fatti, pensieri e interesse è una grande fortuna per l'uomo. Ci si completa a vicenda. Non rifiutatevi alla solidarietà. Prima però guardate in voi stessi. È quello che vi dicono qui, ragazzi. Fate un esame di coscienza. La solidarietà non è facile. Ci vuole un animo generoso e disinteressato, un carattere costante, quello che vi ho appena detto. È per questo che molti esitano prima di entrare in confidenza, di aggregarsi con altri. Forse non sono sicuri di se stessi. Arrivano, tuttavia lenti, ma arrivano. Solo quelli che si decidono troppo tardi trovano la porta chiusa. Il circolo è stato completato. La comunità è perfetta. Non c'è più posto per loro. Pensate all'acqua che cade sulla terra. Penetra in ogni fessura, in ogni poro, si mescola, si amalgama completamente. Questa è la perfetta solidarietà, la legge comune. Così gli uomini debbono stabilire tra loro una comunanza di interessi, per cui ognuno trovi il suo vero interesse nella solidarietà con gli altri. Wow, che bello, il nuovo equilibrio. Ognuno mette il suo pezzettino in quello che sa fare meglio. Ragazzi, è un bellissimissimo messaggio. È un po', diciamo che avrei potuto anche solo tirare l'oracolo e sarebbe venuto fuori tutto quello che è venuto fuori nella lettura. Sì, io sento che qui c'è come prima da ritrovare una sorta di indipendenza per riuscire, perché qui il 9 di Pentacoli è una carta che parla di dipendenza quando è girata al contrario. Di conseguenza abbiamo da sanare quel tipo di rapporto, atteggiamento, per riuscire a ritrovare il dominio del potere personale di cui vi parla il Re di Bastoni. Ma ci state andando, eh? A metà di maggio devo dire che ci state andando. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!